Parigi, spesso chiamata la città delle luci, è sempre stata vista come un simbolo di romanticismo e bellezza. Ma per Sophie Duval, le sue strade affascinanti, i caffè accoglienti e i monumenti stupendi erano un costante promemoria delle bugie che aveva raccontato negli ultimi mesi. Seduta a un tavolo splendidamente apparecchiato alla Belle Époque, uno dei migliori ristoranti di Parigi, con il suo amante Luca Beaumont, l'odore del cibo delizioso e il suono morbido dei bicchieri di vino riempivano l'aria. Ma Sophie non riusciva a scrollarsi di dosso l'ansia che provava. Sophie, 35 anni, aveva tutto ciò che un uomo potesse desiderare. Era bella, intelligente ed elegante. Nata e cresciuta a Lione, si era trasferita a Parigi a metà dei 20 anni dopo aver sposato Alexander Duval, l'uomo che una volta aveva amato profondamente. Alexander, 3 anni più vecchio di lei, era un famoso architetto noto per i suoi progetti che mescolavano stili moderni e storici. La loro storia d'amore era iniziata rapidamente. Si erano incontrati in un caffè vicino alla Senna, dove Alexander aveva iniziato a parlare con Sophie di architettura, una passione che entrambi condividevano. Questo aveva portato a una relazione e poi a un matrimonio che dall'esterno sembrava perfetto. Erano considerati la coppia d'oro di Parigi, di successo e ammirati, vivendo in un bellissimo appartamento lungo il fiume. La loro vita sembrava affascinante, con viaggi lussuosi nel sud della Francia, weekend trascorsi con artisti e intellettuali e grandi feste a casa, piene dei modelli architettonici di Alexander. Tuttavia, sotto la superficie, Sophie si sentiva sempre più inquieta. L'eccitazione e la passione nella loro relazione erano svanite, sostituite da una vita di routine e dallo stress di mantenere la carriera di Alexander e la loro immagine pubblica impeccabile. Fu allora che Lucas Beaumont entrò nella sua vita. Lucas aveva 42 anni, un uomo d'affari con un fascino ruvido che non poteva essere contenuto nel mondo aziendale che abitava. Esudeva un magnetismo naturale, il tipo di uomo che poteva entrare in una stanza e attirare l'attenzione senza sforzo. La sua mascella affilata, gli occhi azzurri penetranti e il fisico atletico attiravano sguardi ovunque andasse. Un amico comune li aveva presentati e, dal momento in cui Lucas le baciò la mano, qualcosa dentro Sophie si era acceso. Era diverso da Alexander in ogni modo, audace, spontaneo ed eccitante. Mentre Alexander era riflessivo e deliberato, Lucas era spericolato e impulsivo. Il loro flirt iniziò in modo innocente. Conversazioni affascinanti davanti a uno champagne, battute giocose agli eventi sociali. Ma non ci volle molto perché la loro connessione si approfondisse. Sophie si ritrovò a desiderare Lucas, bramando il brivido e l'imprevedibilità che portava nella sua vita. Una sera, dopo troppo vino e troppi sguardi rubati, il loro flirt si trasformò in una relazione clandestina. Il senso di colpa rodeva Sophie, ma non poteva farne a meno. Con Lucas si sentiva viva, come se avesse riscoperto una parte di sé che era stata sepolta sotto il peso del suo matrimonio. E così la relazione continuò per mesi. Sophie viveva una doppia vita, bilanciando attentamente il suo ruolo di devota moglie di Alexander e le sue appassionate scappatelle con Lucas. Sapeva che era sbagliato, ma il brivido era inebriante. Alexander, sempre il maniaco del lavoro, sembrava troppo distratto per accorgersene, o così pensava lei. Quella sera, mentre Sophie sedeva di fronte a Luca alla Belle Époque, qualcosa sembrava diverso. La serata era iniziata come sempre.
flirt giocosi davanti a un bicchiere di vino e piatti perfettamente cucinati. Lucas era il suo solito sé allegro, ridendo e chiacchierando delle sue nuove idee di business. Ma Sophie sentiva che qualcosa non andava, anche se non riusciva a capire cosa. Lucas si appoggiò indietro sulla sedia, indossando il suo solito sorriso sicuro. «Sei silenziosa stasera, Sophie. Tutto bene?» chiese, toccandole leggermente la mano. Sophie gli rivolse un sorriso forzato. «Sto bene, sto solo pensando. Tutto qui». «A cosa?» chiese lui. «Alla vita», disse lei dolcemente, la voce che si affievoluiva mentre guardava fuori dalla finestra. Le strade di Parigi erano vive con l'attività serale, ma invece di sentire il solito conforto che la città le offriva, Sophie si sentiva esposta, come se le pareti le si stessero chiudendo addosso. Lucas alzò un sopracciglio, ma prima che potesse indagare oltre, il telefono di Sophie, che giaceva accanto al suo bicchiere di vino, vibrò sul tavolo. Lei guardò lo schermo, aspettandosi che fosse un'email o un messaggio da un'amica, ma il nome che apparve sullo schermo le fece gelare il sangue. Era un messaggio da Alexander. Le dita le tremavano mentre sbloccava il telefono, il cuore che batteva forte. Il messaggio era breve, ma la colpì come un pugno nello stomaco. «Goditi il vino, Sophie. Spero che abbia un sapore migliore del tradimento». Il sangue le defluì dal viso. Il respiro le si fermò in gola mentre leggeva di nuovo il messaggio. L'incredulità che la pervadeva. Come faceva a saperlo? Il cuore le batteva forte. Il panico che le saliva nel petto. Poteva sentire gli occhi di Lucas su di lei, ma non riusciva a guardarlo. «Tutto bene?» chiese Lucas, il tono che passava da giocoso a preoccupato. Sophie girò rapidamente il telefono, nascondendo il messaggio alla vista. Si sforzò di sorridere, ma la mente correva. «Non è niente», mentì, la voce che tradiva il suo disagio. Lucas non insistette, ma Sophie poteva dire che non era convinto. Cercò di prestare attenzione alla conversazione, alla cena, a qualsiasi cosa tranne che al messaggio, ma il suo telefono vibrò di nuovo. Il suono, acuto e impossibile da ignorare nel ristorante affollato. Non voleva controllare, non voleva vedere cosa Alexander avesse inviato questa volta. Eppure, la sua mano si mosse da sola, sbloccando il telefono. Apparve un altro messaggio. «Hai sempre detto che ami la cucina francese. Mi chiedo se la apprezzerai tanto quando la tua vita cadrà a pezzi. Guardati intorno, Sophie. Ti senti al sicuro?» La gola le si strinse. Guardò intorno al ristorante, gli occhi che scrutavano i volti degli altri commensali. Alexander era lì, li stava osservando. Il pensiero le fece correre un brivido lungo la schiena. Lucas notò il suo crescente disagio. «Sophie, cosa sta succedendo? Ti comporti in modo strano». «Devo andare», sussurrò lei, la voce appena udibile mentre allontanava la sedia dal tavolo. Lucas aggrottò la fronte, la confusione scritta sul suo viso. «Cosa? Perché? Cosa sta succedendo?» Sophie si alzò, le gambe instabili sotto di lei. Non poteva spiegarlo a Lucas. Come poteva dirgli che il suo mondo accuratamente costruito stava crollando intorno a lei? Che Alexander, l'uomo che pensava di aver ingannato, sapeva tutto? Ma prima che potesse muoversi, il suo telefono vibrò di nuovo. Sapeva che avrebbe dovuto ignorarlo, ma non poté resistere all'impulso di guardare. Il messaggio che apparve questa volta le fece cadere lo stomaco. «Quando tornerai a casa, io sarò andato, e così sarà la vita che hai vissuto. Considera questo il tuo ultimo pasto come signora Duval».
Le lacrime riempirono gli occhi di Sophie mentre il significato delle parole di Alexander la colpiva. Non stava scherzando. Sapeva della relazione e la stava lasciando. In quel momento, il pieno peso della sua situazione la sopraffece. Aveva perso Alexander. Aveva perso tutto. Lucas si alzò, allarmato dal suo improvviso cambiamento di comportamento. Sophie, parlami. Cosa sta succedendo? Ma Sophie non poteva parlare. La gola le si stringeva, il petto contratto dalla paura e dal rimorso. Senza un'altra parola, si girò e fuggì dal ristorante. I tacchi che risuonavano sul pavimento di marmo mentre si faceva strada attraverso le porte e nell'aria fresca della notte. Le strade di Parigi erano più silenziose ora. La folla vivace della sera si era diradata con il passare della notte. Sophie camminava velocemente lungo le strade di ciottoli, la mente un turbine di emozioni. Non poteva tornare a casa. Non poteva affrontare l'appartamento vuoto, la realtà di ciò che aveva fatto. Aveva tradito l'uomo che le aveva dato tutto e ora era rimasta senza niente. Vagò senza meta per la città, le lacrime che le offuscavano le luci dei lampioni e delle vetrine. I ricordi della sua vita con Alexander le inondarono la mente. Il giorno del loro matrimonio, i viaggi che avevano fatto insieme, le tranquille mattine trascorse tra le braccia l'uno dell'altra. Come era potuto andare tutto così storto? Sophie aveva sempre pensato di poter avere tutto. Credeva di poter amare Alexander e avere la sua relazione con Lucas senza conseguenze. Ma ora si rendeva conto di quanto fosse stata sciocca. Aveva dato per scontato l'amore di Alexander, presumendo che non avrebbe mai scoperto, che non l'avrebbe mai lasciata. Ma ora era sola. La parte più difficile era sapere che non aveva nessuno da incolpare se non se stessa. Si fermò vicino alla Senna, guardando l'acqua scura che rifletteva le luci della città. Il fiume, così pacifico, sembrava prenderla in giro. Parigi una volta le era sembrata una fiaba, ma ora sembrava vuota e spietata. Il suo telefono vibrò di nuovo, rompendo il silenzio. Esitò prima di controllare, il cuore che affondava mentre leggeva l'ultimo messaggio di Alexander. Addio, Sophie. Spero che tu trovi ciò che stai cercando. Non lo troverai con lui o nella vita che hai vissuto, ma spero che un giorno ti renderai conto di ciò che hai perso. E proprio così era finita. Alexander se n'era andato. La storia di Sophie ci lascia con una domanda. Fino a che punto siamo disposti a spingerci per inseguire i nostri desideri più profondi? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e iscriviti al canale per non perdere le nostre prossime storie avvincenti.